amici del laboratorio artistico, io sono Carla, oggi cominciamo a fare dei lavoretti per carnevale. Io ho preparato un sacco di piume perché ho decorato la mia vetrina con un festone di piume e ho fatto anche una maschera abbastanza grande, sempre per decorare la vetrina, come quelle maschere brasiliane che sono appunto decorate con le piume. Quindi vi faccio vedere innanzitutto come si fanno le piume e poi vediamo come fare la maschera. Come vedete io ho preso un cartoncino colorato e l'ho piegato in modo da ottenere delle strisce abbastanza lunghe. Ho fatto un po' di prove e ho visto che se si fanno troppo corte e cicciottelle rischiano di sembrare delle foglie. Quindi pieghiamo a metà nel senso della lunghezza. Adesso sulla piega, mi raccomando, non dall'altra parte, se no la piuma poi si divide in due, io disegno la mia mezza piuma e poi vado a ritagliarla. Una volta ritagliata facciamo dei taglietti a lisca di pesce. Io adesso li sto disegnando più che altro per farveli vedere, potete in realtà anche farli direttamente con le forbici. Ogni tanto ne facciamo uno che fa, diciamo, un buco un po' più a V, un po' più aperto, per dare proprio quell'effetto che hanno le piume. E più li fate stretti, più darà l'effetto piuma. Mi raccomando, fate attenzione a non tagliare via il pezzo perché a me è capitato, se fate il taglio troppo lungo poi rischia di scappare. Ecco, vedete, io qui ne ho tagliato via un pezzettino in modo da allargare un po' questi taglietti e fare proprio l'effetto delle piume. Ecco, il risultato è abbastanza realistico, bisogna solo fare un po' di attenzione perché sono un po' delicate, essendo così strette e lunghe. Io ne preparo un bel po' perché voglio fare il festone, quindi le pinzerò con una pinzatrice a uno spago. Ed ecco qua il mio festone pronto. È abbastanza difficile unire le piume allo spago perché sono molto delicate. Comunque l'effetto è molto carino, come vedete io ne ho fatto uno abbastanza lungo perché la mia vetrina è grossa. Voi le potete usare per decorare la classe oppure per decorare la cameretta. Allora, adesso vi farò vedere una maschera grande più o meno come un foglio a 4, perché io l'ho fatta grande così per fare una decorazione della mia vetrina. Se invece volete farla per indossarla, la farete più piccola, per esempio alta 10, larga 20 e con più o meno 2 centimetri di separazione fra gli occhi. Io vi consiglio magari di fare anche una prova, potete prendere un foglio di brutta e provare la grandezza sulla faccia vostra o del vostro bimbo. Allora, come vi ho detto, io ho preso un foglio colorato di cartoncino formato a 4, l'ho piegato in due, sulla piega ho disegnato metà della mia maschera e poi l'ho ritagliata. Vi consiglio di fare una maschera abbastanza alta in modo che poi ci stia lo spazio sopra il buco degli occhi per appiccicare le piume. Una volta ritagliata io segno il buco degli occhi, quello che andrò a ritagliare per fare il buco degli occhi, segnatelo abbastanza basso perché la parte alta rimarrà vuota per fare appunto per posizionare le piume. Ritagliamo anche questo. Io lo ritaglio così perché appunto la mia è decorativa, se volete poi indossarla potete o ritagliare gli occhi senza fare questo taglio trasversale che io ho fatto, oppure realizzare una sorta di triangolo da appiccicare sopra il naso, cioè sostanzialmente in mezzo agli occhi per rinforzare la maschera. Ed ecco qua, potete andarlo a incollare sulla vostra maschera. Quando siete a posto potete recuperare le piume fatte in precedenza e andarvele a posizionare. Io le metto in centro, vedete, faccio una piccola composizione e poi le incollo.
mi studio un po' quante piume voglio mettere, dove voglio metterle, ma prima di incollare io voglio ancora decorarla un po'. Prendo questo pennarello argentato e faccio un po' di decorazioni. Se volete trovare qualche idea potete guardarvi o le decorazioni delle maschere brasiliane, oppure sono bellissime anche quelle delle nostre maschere veneziane, che a volte sono un po' complesse da fare, ma noi possiamo semplificarle e anche far volare la fantasia, trovare delle idee tutte nostre. Come sempre vi invito a fare le vostre varianti, a trovare le vostre soluzioni creative per modificare questa tecnica che vi ho insegnato, divertitevi, se volete indossare la maschera ovviamente dovrete poi mettere un cordino oppure un elastico sui lati per poterla indossare. E buon carnevale a tutti, buona arte a tutti e alla prossima, ciao da Carla!